Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo come fare delle build perfette, fatte su misura per voi. Quindi mi raccomando ragazzi, guardate il video fino alla fine perché ci saranno tanti piccoli segreti, tante piccole cose da vedere insieme e soprattutto da valutare poi circostanza per circostanza fatte apposta su uno di noi. Prima di entrare nel vivo del video volevo specificarvi che ovviamente non esiste una build tipo, non esiste una build uguale per tutti. Vi spiegherò adesso strada facendo il motivo. Il motivo è molto semplice ragazzi, nel senso che una build può andare bene per un player ma magari per un altro no. Prendiamo subito ad esempio un giocatore qualunque, cioè ad esempio che ne so, un digno, ok? Anche per dire un digno, quindi intanto come carta, che carta ha? È una ala prolifica, quindi dobbiamo tenere prima di tutto, facendo le build, intanto già che stile di gioco ha, quindi lui in campo, questo digno rispetto a un altro digno magari che è uscito, un'altra versione e via dicendo, che tipo di movimenti farà? Quindi si tenderà ad esempio a buttare più nello spazio, oppure magari se fosse un regista creativo o un classico numero 10 tenderebbe a stare quindi più in posizione? E già qui quindi c'è un primo resoconto da fare. Dopodiché dobbiamo considerare noi come giochiamo ragazzi. Noi giochiamo di contropiede, io ad esempio gioco di contropiede. Noi giochiamo di contropiede, giochiamo di contrattacco, giochiamo di possesso palla, giochiamo di vie laterali, insomma e via dicendo gli altri stili che non ho nominato. Qui ragazzi c'è da fare una bella differenziazione anche sulla build. Cioè è vero che il giocatore deve rendere in campo per come era, ovviamente, perché chiaramente non posso fare un digno di versione difensore centrale, poiché chiaramente non uscirebbe mai un giocatore, poiché avrebbe delle statistiche chiaramente scarsissime. Ma perché? Perché lui ovviamente, teniamo conto, digno non è mai stato difensore centrale, probabilmente nemmeno in un amichevole o in una partitella all'interno della propria squadra, ma ovviamente è sempre stato un altro tipo di giocatore, un giocatore quindi molto propenso all'attacco, molto propenso quindi alla tecnica, ai giochetti, alle finte, ai dribbling, alla velocità, perché comunque era anche abbastanza veloce. Di conseguenza ragazzi dobbiamo quindi capire intanto che tipo di carta abbiamo davanti e cercarla di buildarla intanto più verosimilmente a come era lui nella realtà. Dopodiché ovviamente dobbiamo considerare quindi lo stile di gioco, come già detto, e lo stile di gioco squadra. Cioè se ad esempio giocassi con un possesso palla, ipotesi, io gioco con contropiede, però con possesso palla questa build che bene o male è un pochino universale, perché comunque io ho cercato di dare molto a Digno quelli che sono i suoi parametri top, ovvero la tecnica, la finalizzazione comunque abbastanza buona, la velocità. Però ragazzi, se ad esempio io giocassi di possesso palla, ok, e quindi volessi utilizzare questo Digno, sempre chiaramente alla prolifica e via dicendo, con possesso palla, probabilmente che cosa farei? Probabilmente andrei a togliere qualche punticino magari sulla velocità e l'accelerazione, perché certo sono importanti con l'attuale gameplay, però comunque mi concentrerei magari un pochino di più, ancora di più anzi, su possesso stretto, passaggio rasoterra, passaggio alto e finalizzazione magari. Quindi andrei a togliere quei 4-5 punti da velocità e quegli altri 3 o 4 dall'accelerazione, lo renderei un pelino più lento, però al suo tempo magari lo renderei molto più performante dal punto di vista quindi tecnico, quindi possesso stretto, passaggio rasoterra, finalizzazione, ripeto. Perché? Perché comunque ragazzi dobbiamo tenere conto come si muove la squadra all'interno del nostro game. La squadra all'interno del game, cambiando gli stili di gioco, farà chiaramente dei diversi tipi di movimenti. Ho fatto dei video nella quale spiego nel dettaglio gli stili di gioco e vi consiglio quindi, se ve li siete persi, di andarli subito a vedere, perché comunque ragazzi è fondamentale conoscere come si muovono gli stili di gioco. È fondamentale allo stesso tempo per anche conoscere gli stili di gioco individuali, perché un'ala prolifica, cosa significa ala prolifica? Che cosa significa regista creativo, che cosa significa giocatore chiave e via dicendo per tutti gli altri. Ogni ruolo chiaramente ha i propri stili preferiti. Lui in questo caso l'esterno, ma anche la seconda punta, anche il trequartista può farli benissimo a stile acceso, può farli tra virgolette, può fare anche quegli altri ruoli che sono in verde un pochino più scuro,
perderebbe un pochino di overall, però comunque ragazzi dipende sempre con che modulo anche stiamo giocando. Quindi come potete notare il mio discorso è un discorso abbastanza generico, poiché dipende da tanti fattori. Cioè io adesso ho un 4-4-2 e ho messo appositamente un 4-4-2 in campo perché comunque è un modulo abbastanza universale e generico che va bene un po' con tutti gli stili, va bene un po' con tutti i tipi di build, però è ovvio che se utilizzassi un modulo per dire un 3-1-4-1, un 3-5-2, cioè un modulo magari un attimino più elaborato, ecco, un pochino più particolare, dove bisognerebbe a quel punto anche capire eventualmente se dare o no istruzioni individuali, lì ovviamente potrebbero entrare in gioco anche altri fattori oltre a quello della build, perché ripeto, noi possiamo buildare una carta bene, però magari la vogliamo rendere in alcuni momenti della partita, ad esempio un pochino più difensiva. Vabbè, adesso non è magari il caso di Digno che non è difensivo, però ad esempio supponiamo qui di metterci, che ne so, un Serginho o che ne so un Grimaldo, che comunque può attaccare ma anche difende diciamo abbastanza bene, e ovviamente ragazzi a quel punto possiamo valutare anche di dare un'istruzione in modo da poter far muovere il giocatore anche secondo, oltre il suo stile di gioco, o anche un po' secondo comunque quelli che sono i nostri parametri di giocabilità della squadra e quindi di movimenti che vogliamo che faccia determinati ruoli nel campo. Andiamo a prendere ad esempio un altro esempio. Prendo questo Cafu, un terzino offensivo, ok, una leggenda, quindi voi mi direte sì vabbè, ma tu fai i paragoni con le leggende, hanno questi parametri già top di loro, ok, però comunque ragazzi vale l'identtica cosa anche per le carte, come può essere un pot settimanale, cioè anche potrebbe essere per un Mbappé, ok, o per un Van de Ven, vale un po' l'identica funzione, cioè della serie Cafu. Intanto quando lui giocava anni e anni fa, che ruolo faceva? Terzino, benissimo. Spingeva? Sì, ok, quindi dovrò dargli magari qualche punticino sulla velocità, l'accelerazione, comportamento offensivo. Era bravo tecnicamente? Beh, abbastanza, perché comunque Cafu sicuramente non aveva i piedi quadrati, era anzi un terzino di spinta con degli ottimi cross, qualche volta andava pure in gol a finalizzazione, quindi diciamo che era abbastanza buono. Difendeva? Sì, non era chiaramente un terzino da difesa, ma era più un terzino da spinta, e di conseguenza ragazzi esce fuori poi questa build. Perché? Perché chiaramente consideriamo tutti questi fattori messi insieme e ovviamente esce quindi un giocatore abbastanza veloce, un giocatore abbastanza buono difensivamente, non ha questi grandi parametri ma comunque discreto, un giocatore quindi bravo tecnicamente, perché per dire che un terzino avere dribbling 89 e controllo palla 91 è tanto, e un bel passaggio alto, perché comunque andava anche ai cross, di conseguenza crossava abbastanza bene, un tiro a giro, quindi perché magari poteva rientrare e cercare la conclusione, e ragazzi esce fuori più o meno quindi questa build. Pressa poco, poi magari c'è uno che ha dato un pelino di più sulla tecnica e un punticino in meno alla velocità, vabbè, ma grandi linee ragazzi siamo qui, cioè non ci discostiamo tanto da queste build, però ripeto, bisogna considerare sempre anche con che stile di gioco giochiamo. Io gioco in contropiede, quindi Cafu comunque sarà intenzionato a spingere ancora di più, poi vi farò vedere anche le istruzioni individuali comunque che hanno una rilevante, un'importanza abbastanza insomma rilevante all'interno del team, e tenderà comunque a spingere. Se giocassi con un possesso palla, come già detto prima, sicuramente avrei tolto qualche punticino magari dalla velocità o dalla finalizzazione, perché tanto è difficile che, o meglio dal tiro a giro, tanto sarebbe difficile comunque ragazzi che vada a finalizzare con un terzino se devo comunque manovrare così tanto. Ovviamente a quel punto manovrando cerco un attaccante e faccio finalizzare lui, però comunque diciamo che ragazzi la carta è strutturata abbastanza bene, almeno per quello che è il mio stile. Se fossi, ripeto, in possesso palla cercherei di modificarla leggermente. Il bello attualmente del gioco è che comunque tramite opzioni giocatore, andando qui sul progresso giocatore, possiamo modificarle anche in base appunto a come stiamo giocando. Prima vi ricordate ragazzi, tempo fa, e magari chi è un pochino più vecchio nel gioco se lo ricorda, fino a qualche mese fa purtroppo bisognava pagare e ogni volta comunque dovevi poi stare lì a rifare le build,
ok, GP ne abbiamo tantissimi tutti e via dicendo, ok, però comunque era una seccatura dover pagare per rifare semplicemente, magari per modificare un valore di una carta. Adesso attualmente per fortuna l'hanno reso gratuito e di conseguenza possiamo modificare a nostro piacimento tutte le volte che vogliamo, anche partita dopo partita, per proprio provare e testare. Quindi se giocassi, come già detto, con un possesso palla anziché con un contropiede, ovviamente mi concentrerei magari un pelino di più sulla fase di dribbling, sulla fase di controllo palla, sulla fase appunto di difesa, piuttosto che magari sulla velocità, perché sì, è importante, però per la costruzione del gioco mi serve più un giocatore magari più tecnico piuttosto che ultra veloce che recuperi tutti. È importante da quel punto di vista, magari, ecco, difensivamente parlando, perché comunque se ci capita un Mbappé sulla fascia o un Vinicius Junior, è ovvio che dobbiamo vedere vicino a lui un giocatore almeno che si avvicini come statistiche di velocità, perché altrimenti, ragazzi, ci fa mangiare la polvere e lo ritroviamo direttamente all'interno della nostra porta con il pallone. Quindi è ovvio che dobbiamo avere un minimo comunque sempre di equilibrio. Il fare le build, infatti dico, non c'è una build giusta, ci sono le build che vanno bene per noi, ma è un po' come il modulo, ragazzi. Io penso sempre che non ci sia un modulo meta, non c'è un modulo preferito, un modulo che vinci tutto e gli altri invece perdono. Ragazzi, dipende da noi, dipende da come ci piace giocare, dipende da come noi abbiamo in mente un tipo di squadra che giri, che vogliamo appunto fargli fare determinate giocate. E qui, ragazzi, che entra in ballo il nostro modulo meta, perché per me può essere il 4-4-2 o il 4-3-3, per un altro magari è il 5-3-2. Becchi un giocatore magari col 5-3-2 ti fa, ragazzi, la testa a palla, nonostante uno dica ma un modulo molto difensivo. Sì, ho capito, ma comunque hai poca presenza di giocatori in attacco. Ragazzi, ci sono giocatori che col 5-3-2, adesso per dire un modulo a caso, ovviamente potrei citarne altri 10.000 di moduli, ma il primo che mi è venuto in mente, sono giocatori col 5-3-2, cioè mettono veramente in crisi gente che gioca molto bene magari con un modulo abbastanza completo in tutte le zone del campo. Perché? Perché comunque ormai hanno trovato la loro quadra, hanno trovato le build giuste per i loro giocatori, hanno trovato il meccanismo giusto per fare gol e vanno avanti. Poi tralasciamo il discorso script, lag, bug e chi più ne ha più ne metta, ok, perché quello è un discorso a parte, adesso non lo sto considerando perché altrimenti verrebbe fuori un video troppo lungo. Però comunque, ovviamente, ragazzi, diventerebbe comunque una situazione molto interessante. Prendiamo ad esempio un altro giocatore, Mbappé. Mbappé, ragazzi, è un giocatore chiaramente d'attacco, è una punta, è un opportunista, quindi chi conosce un pochino quindi le carte, opportunista vuol dire che sarà colui che proprio ha il fiuto del gol, che si farà sempre trovare pronto, che andrà in profondità per cercare appunto di fare gol. Questa carta di Mbappé, ragazzi, secondo me va benissimo così, ma un po' anche come le altre per un po' tutti gli stili di gioco. Perché? Perché comunque, ragazzi, queste build che vi ho fatto vedere non ve le ho fatte vedere a caso, ve le ho fatte vedere appunto appositamente, perché sono delle build che comunque rispecchiano un po' la carta anche nel suo modo reale, quindi giocatore reale di giocare. Mbappé, partiamo quindi dall'inizio. Che tipo di giocatore è? È un giocatore sicuramente molto veloce, perché Mbappé comunque si allunga la palla, corre e bye bye. È un giocatore che ha un bel tiro, quindi ha una buona potenza tiro, non sarà probabilmente eccelsa come magari altri giocatori, però comunque è un giocatore che calcia molto bene, che comunque grazie ai suoi tiri fa molto spesso gol. È un giocatore che è tecnicamente molto bravo e si vede appunto le statistiche che comunque ha questa carta. Colpo di testa, ragazzi, non è forte invece, perché comunque Mbappé, per carità, non sarà sicuramente un nano, non sarà sicuramente un ognomo, ma non è nemmeno sta biga, cioè è 1,78, ragazzi, quindi ci sono giocatori, fate conto, un Van Dijk che è quasi 2 metri, o un Maldini o un Nesta e via dicendo, cioè è ovvio che, ragazzi, farebbe fatica contro questa tipologia di giocatori, però comunque è un giocatore che sfrutta quindi altre caratteristiche. È ovvio che non potrei buildare Mbappé solo dal punto di vista colpo di testa, perché, ragazzi, andrei a rovinare una carta, cioè andrei a togliere quelli che sono i parametri vitali di Mbappé
per dargli tutto invece sul colpo di testa, perché io voglio giocare con i cross. Ma a quel punto, ragazzi, cambiamo carta, valutiamo a quel punto un altro tipo di carta che magari ci possa invece dare praticamente quello che cerchiamo dal punto di vista colpo di testa. Finalizzazione, come già detto poco fa, ottima, perché comunque lui calcia davvero molto molto bene, ha un bel tiro a giro, ha un bel calcio da fermo, quindi ragazzi comunque è molto veloce, quindi ragazzi è una carta fondamentalmente che rispecchia quella che è Mbappé, quello che è Mbappé nella realtà. Ripeto, non potrei andarlo a buildare diversamente perché lo rovinerei. Questa build va bene con tutti gli stili di gioco, ad esempio, perché comunque fondamentalmente, ragazzi, un opportunista, anche se giochiamo col possesso palla piuttosto che con il contrattacco, è una build, ragazzi, che va bene, perché comunque l'opportunista, a prescindere anche col possesso palla, è vero che magari tenderà non sempre a buttarsi, ma qualche volta a venire anche un pelino più incontro rispetto al contropiede, però comunque, ragazzi, lui ci avrà sempre quell'idea di andarsi a buttare, perché è proprio la carta di suo che è nata così. Cioè, a quel punto dovremmo dargli magari, ecco, dovremmo andarli, e qui entriamo nel discorso di istruzioni, dovremmo andargli a dare magari un ancoraggio, ok? In modo tale che il giocatore evita di allontanarsi troppo dalla posizione che noi abbiamo indicato, quindi rimarrà più in posizione appunto centrale, proprio per ricevere palla dove noi l'abbiamo indicato appunto di giocare. Ovviamente in questa maniera, lo dico soprattutto per i più nuovi del gioco, andiamo un po' a modificare quella che è la carta comunque in sé per sé, perché un opportunista, dargli ancoraggio un po', stiamo andando a contrastare, gli stiamo dando un comando diciamo un po' opposto a quella che è invece la sua carta, però in alcuni casi comunque potrebbe essere interessante, un po' come quando si va a dare un difensivo al collante. Il collante, ragazzi, è un giocatore già di suo, lo dice la parola stessa, il mediano collante che sta lì davanti alla difesa, però siccome sto gioco delle volte è un po' anarchico e fa un po' quel cavolo, quello che insomma gli piace, noi comunque per non sbagliare io delle volte la do lo stesso. Non è inutile, è una cosa diciamo in più. Ecco, diciamola così, sicuramente si può anche giocare senza qualora mettessimo un collante, però diciamo che io per sicurezza spesso e volentieri comunque gliela do. Analizziamo adesso un centrocampista, ragazzi, così abbiamo fatto l'unplane, insomma un po' di tutti i ruoli. Analizziamo adesso ad esempio Vieira. Vieira è un incontrista. Io ad esempio, partendo subito dal discorso istruzioni individuali, a lui gli do perennemente il difensivo. Perché? Perché chi conosce un pochino il gioco sa che l'incontrista è colui che tenderà a buttarsi in avanti, di conseguenza tenderà ad avere una carta propensa quindi al pressing, al recupero palla alto, che è una cosa che va bene perché comunque magari ci consente di recuperare palla subito. Però c'è anche un però, ragazzi, noi in campo non siamo contro dei birilli, siamo contro chiaramente degli avversari talvolta anche bravi e più bravi di noi, che sanno come comunque passare la palla ai compagni, sanno come farci un'imbucata e di conseguenza avere tutta la squadra che pressa molto alto delle volte potrebbe essere un'arma che va a nostro sfavore poi alla fine della fiera. Quindi io, per non sbagliare, cosa faccio? Vado un pochino a modificare quella che è la carta fondamentalmente di questo giocatore, cioè dandogli ad esempio un difensivo, dandogli una linea bassa in modo tale che lui comunque rimanga sempre lì in quella zona, non salga mai troppo. Un pochino salirà, ripeto, perché la sua carta di suo tenderà a fare questo, però sarà molto molto meno rispetto a non dare ad esempio istruzioni. Come carta, come l'ho buildata, ragazzi? L'ho buildata come era lui nella realtà, semplice. Vieira era un giocatore, un mediano, quindi un giocatore forte difensivamente, faceva quindi molto filtro davanti alla difesa e infatti gli ho messo degli ottimi parametri difensivi. Era un giocatore molto veloce, abbastanza insomma, aveva quindi un bel calcio, molto forte fisicamente, stiamo parlando di 1,92 per 82 kg, quindi ragazzi pensate voi, sicuramente trovarselo davanti che veniva a darti una spallata non era proprio il massimo, era sicuramente un bell'urto che ricevevamo. E resistenza, contatto fisico, appunto, era anche abbastanza buono tecnicamente, perché Vieira non sarà stato Pirlo sicuramente a 1000 per 1000, però comunque era abbastanza decente anche tecnicamente, comunque faceva dei bei passaggi, faceva girare bene la palla,
Di conseguenza, ragazzi, è questa la tipologia di carta che noi abbiamo costruito, cioè una carta che è molto realistica rispetto appunto al giocatore che abbiamo conosciuto in campo. Quindi, ragazzi, come dicevo, non esiste una build perfetta, esistono semplicemente delle build che vanno un pochino più a nostro favore. Io, ad esempio, una delle cose che faccio inizialmente sempre quando vado a buildare le carte è dare la velocità, ok? L'accelerazione. Perché? Perché comunque, ragazzi, l'attuale gameplay è vero che è diventato forse un pelino più manovrato rispetto a qualche tempo fa, però comunque, ragazzi, la velocità io credo che sia sempre da padrone al gioco, cioè un giocatore veloce, pur essendo magari meno forte tecnicamente, spesso e volentieri noto che ha la meglio. Perché? Perché comunque la velocità, ragazzi, se quello inizia a correre, che si allunga la palla e noi non riusciamo subito a contrastarla, a rubargliela, ragazzi, diventa un problema se ne abbiamo delle carte magari fortissime tecnicamente ma lente. Perché? Perché quello va, ragazzi, quello va verso la porta, e noi sì, poi della tecnica magari ci serve in maniera in modo, insomma, quando stiamo costruendo, ma se poi non abbiamo la stessa, diciamo, forza per poterla recuperare sta palla, diventa chiaramente un problema. Dicevo appunto, quindi non esistono, ragazzi, delle build perfette, esistono semplicemente delle build che vanno un po' a rispecchiare quelli che sono i giocatori in campo. Poi bisogna considerare lo stile di gioco, ognuno di noi gioca con uno stile di gioco e ha in mente chiaramente un proprio modulo meta, un proprio modo di giocare, e io penso che, ragazzi, in base a questo fondamentalmente dobbiamo fare le build. Diffidate da chi dice ma la build perfetta di questo giocatore è la seguente, fatela così. Sì, magari, per carità, va bene, ma io ad esempio mi è capitato di fare delle build come ho visto in altri video, come magari le hanno fatte alcuni player importanti, alcuni player molto forti, però, ragazzi, vi dico la verità, mi è capitato poi anche di non trovarmi con quelle build, cioè di avere una carta in mano, poi magari pure leggenda, e non saperla utilizzare, e uno dice ma com'è possibile, cioè tu c'hai una leggenda in mano e non la sai utilizzare? Perché comunque, ragazzi, magari quella build non era per me, io magari volevo un giocatore più tecnico, per dire, ok, oppure più veloce, quindi dobbiamo farla secondo quella che è anche il nostro gusto, ovviamente senza rovinare una carta, perché io non posso fare Dierà versione punta, perché sarebbe inutile farlo, ragazzi, perché non avrebbe le statistiche, anche se li mettessi tutti i punti sull'attacco ovviamente uscirebbe una carta del cavolo. Però, ragazzi, in base appunto al ruolo che ha la carta in campo di suo, creare così una build in base ai nostri parametri, perché poi alla fine gli utilizzatori della carta non sono coloro di cui guardiamo i video o il pro player che gioca nel Milan e che fa 80 gol a partita. Ragazzi, i player poi della nostra partita siamo noi. Siamo noi che scendiamo in campo, noi che dobbiamo giocare, noi che ci dobbiamo trovare bene con quel giocatore. Quindi io vi ho dato un pochino, insomma, delle dritte, delle idee per poterle migliorare, poterle fare appunto a vostro piacimento, come ad esempio questo Neymar, ok? Quindi un giocatore molto forte tecnicamente, bravo nella finalizzazione. Neymar lo conosciamo tutti, abbastanza veloce, comunque Neymar era anche veloce, aveva un buon tiro, un bel tiro a giro. Quindi, ragazzi, questa build è praticamente, per me, almeno per quanto riguarda me, perfetta. Perché? Perché chiaramente rispecchia quelli che sono i parametri di Neymar, un attaccante di rientro, quindi dobbiamo tenere conto di che movimento anche andrà a fare. Perciò un attaccante di rientro che quindi rientra a prendersi il pallone dovrà essere per forza forte tecnicamente. Immaginiamoci, ragazzi, un attaccante che fa l'attaccante di rientro, quindi che rientra appunto per giocare il pallone e non sa fare uno stop o un passaggio, cioè diventerebbe inutilizzabile. A quel punto meglio un opportunista che se la trova dritto e magari segna pure, ma un attaccante di rientro, quindi che fa un po', diciamo, da fulcro di gioco, chiamiamolo così, poi il fulcro di gioco è un altro, però che comunque lega un po' l'azione tra il centrocampo e l'attacco, ragazzi, è importante, è fondamentale che sia bravo tecnicamente, è fondamentale che sia bravo tecnicamente e allo stesso tempo però anche veloce, comunque poi quando una volta che scarica sia subito rapido a inserirsi, che abbia una buona finalizzazione.
perché se si trova davanti alla porta, va bene che magari mi ha fatto il bel passaggio, magari che ok che è veloce, però poi mi si trova davanti al portiere lui e tira in tribuna al quinto anello, cioè ragazzi, capite bene che cosa me ne faccio? Cioè, devo anche poi essere bravo poi sotto porta. Questa carta ad esempio che abbiamo un po' tutti perché l'ha regalata al gioco, è ragazzi una carta che secondo me è fatta molto molto bene, ma a prescindere comunque dallo stile di gioco squadra. Quindi ragazzi, detto ciò, io vi consiglio di provare a fare le build seguendo appunto questi piccoli trucchetti, questi piccoli consigli, che poi sono delle cose che sembrano banali, però che sono comunque molto molto importanti. Vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Per chi volesse supportarmi, passando dal link in descrizione, trovate appunto il link per accedere a questi siti. Completamente gratuito ragazzi, non costa niente, manco un centesimo. Andreste a pagare comunque i prodotti sempre alla stessa identica maniera di come li andreste appunto a pagare entrando su Amazon per conto vostro, diciamo. Sono aperti invece anche per chi volesse supportare in maniera un pochino più concreta gli abbonamenti a costi veramente irrisori, parliamo di €1, parliamo di €2 ragazzi, quindi a dei prezzi veramente veramente irrisori, sblocchereste dei contenuti esclusivi dedicati appunto per gli abbonati e soprattutto la possibilità anche di avere dei video personalizzati. Quindi ragazzi, mi raccomando, cliccate sul pulsantino abbonatevi perché vi aspetto appunto in tanti. Ho tanti contenuti per gli abbonati e aspetto soltanto voi, diciamo, per poterli pubblicare in modo tale che siano visibili a tante persone. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, mi raccomando fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tarani. Ciao!